Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami. Leone, tendenze energetiche affettive per la prima metà di febbraio 2024. Il Papa, Leone. È una bellissima carta nel settore degli affetti. Parla proprio di feste religiose, quindi si potrebbe vedere anche come un contratto di matrimonio piuttosto che un'ufficializzazione, una celebrazione. È un qualche cosa che viene portato alla luce di tutti, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e il link alle pratiche di tarocchi organizzate per il 2024. Ragazzi, queste sono stese sugli affetti in generale, quindi possono risuonare come affetti familiari piuttosto che di coppia, piuttosto che di amicizia. Io andrò via via facendo come degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un 6 di spade, un 8 di spade, un 7 di spade, wow, 6, 7, 8, 6 di denari, ruota della fortuna, 3 di spade, e temperanza. Che interessante, tante spade devo dire, amici del Leone. Partiamo da questo 6 di spade. Qui c'è come o c'è stato un allontanamento fisico per qualcuno, oppure, visto che sono spade, si potrebbe trattare di, diciamo, essersi allontanati da certi problemi, da certi pensieri. Diciamo che abbiamo poi anche questo 8 di spade che mi dà un po' la sensazione che, visto anche insieme al 7, che qualcuno stia pensando, stia vedendo la propria realtà in modo negativo nella prima settimana di febbraio, ma semplicemente per il tipo di bugie che ci sono intorno alla realtà. O sono bugie che vi autoraccontate, sono come, sì, maschere, potrei anche dire. Andiamo a vedere carta per carta. Perché appunto come l'idea che sia un tipo di proiezione che fate voi. Ok. La luna infatti parla proprio di proiezioni. 3 di pentacoli e il mago. Allora, diciamo che potrebbe essere anche una nuova relazione che inizia, mi viene da dire, dopo un distacco con qualcuno, dopo un distacco con il passato, potrebbe esserci questo nuovo inizio, mettiamola così. Andiamo a vedere l'otto di spade. Ruota della fortuna nuovamente, ragazzi. È come un cambio di visione. La ruota della fortuna innanzitutto è un 10, quindi è una carta che indica una fine o cambio ciclo. È una carta destinata, collegata al karma, e quindi si può anche trattare di un cambio karmico. Allora, rompere il karma significa molte volte rompere gli schemi di comportamento dannosi, quelli che creano energia pesante, appunto, karma. Ho come la sensazione che da un lato vorreste cambiare le cose, dall'altro state bene così.
Ora, il 9 di coppe è una carta di forte appagamento emotivo. È una carta che molte volte viene anche tradotta come il sogno compiuto. O siete in una fase di pensiero talmente negativo che non vedete che le cose effettivamente stanno già cambiando, perché vi ricordo che quando c'è la ruota della fortuna sono sì cambi veloci normalmente, però è anche vero che come ogni cambio ci vuole il suo tempo. Andiamo a vedere 7 di spade. 10 di bastoni e regina di bastoni. È come se ci fosse qualche falsa visione, qualche proiezione, qualche distorsione, è la parola giusta, per quello che riguarda o diciamo le responsabilità a vostro carico all'interno di questa situazione o di questa relazione. Se non sono responsabilità, potrebbero essere le aspettative degli altri. Perché avendo 6 di pentacoli qui, ho l'idea che abbiate bisogno di trovare un equilibrio, uno scambio, un equilibrio di scambio. Sia che siate single, tra l'altro le letture dei single sono già online, le potete integrare con questa lettura, e sia che siate in coppia, è come se ci fosse la necessità di un'ufficializzazione, di una regolarizzazione, di un equilibrio, appunto. E qui è come se pesassero certe aspettative esterne, certe responsabilità che in realtà non sono neanche vostre, perché quando c'è un 10 di bastoni le responsabilità sono degli altri. Però con questo 7 di spade è come se ci fosse una sorta di distorsione in questo settore. Andiamo a vedere il 6 di denari. 2 di coppe e 5 di coppe. E come ragazzi, se non si riuscisse a trovare un punto di incontro. In effetti il Papa fa anche riferimento ai mediatori, ok? Perché sono coloro che prendono i messaggi dal cielo e li traducono, li mediano perché il popolo li possa capire fondamentalmente. Quindi è come se qui non ci fosse un punto di incontro. Allora, o può essere, se siete single, l'ipotesi può essere che il punto di incontro sia tra voi e le aspettative degli altri. Se invece siete in una relazione, il punto di incontro è tra le due persone. Ma andiamo a vedere questa ruota della fortuna che arriva nella seconda settimana di febbraio. Il mondo è un cavaliere di pentacoli. Ci si avvia al cambio di un ciclo, ragazzi, vi dico. Il Cavaliere di Pentacoli potrebbe anche rappresentare una persona nuova che entra, o potrebbe essere una sorta di freno a mano per questo cambio, di cui ci parla la ruota della fortuna. I cambi karmici sono sempre lenti, ovviamente, non sono mai dall'oggi al domani, però ecco, avendo questa ruota della fortuna, sento che qualche cosa nel vostro destino cambierà. Lavorate sul mediare, sul trovare una via di mezzo, diciamo, perché qui ci sono delle aspettative che non sono vostre ed è per quello che vi sentite in questa fase di impotenza, perché giustamente non volete soddisfare le aspettative di altre persone. C'è come una distorsione. Ci sono anche delle paure, con la luna. Andiamo a vedere questo 3 di spade. 2 di bastoni, fante di coppe e 6 di pentacoli un'altra volta. Dunque, ogni cambio
ogni cambio, vediamo cosa si è girato, 3 di coppe, raccolta dei frutti. Ogni cambio porta destabilizzazione. Sento che qui c'è come questa voglia di andare avanti, ma giustamente c'è anche un 3 di spade, come se ci fossero delle ferite ancora aperte in realtà. Lo posso vedere qui con il 5 di coppe, c'è come una sensazione di perdita. Però giustamente quando si cambia qualche cosa bisogna lasciare indietro. Sempre l'esempio dell'armadio che faccio spesso, no? Per inserire vestiti nuovi bisogna prima separarsi, e qui il dolore da separazione, separarsi dal vecchio. Allora, se state aspettando, se questa situazione è dovuta a qualcuno del passato, qualcuno con il quale o la quale siete o vorreste essere ancora in relazione, vi dico che nella seconda settimana di febbraio ci potrebbe essere un rinnovo della relazione, ragazzi, un guardare avanti. È come se fossero rimescolate un pochettino le carte. Però si arriva a questo, se prima il 6 di pentacoli qui, diciamo, era quello che il punto medio era quello che si faceva fatica a trovare, è come se nella seconda settimana qualcuno potrebbe anche venire a farvi delle scuse, vi dirò con questo fante di coppe. Comunque è come se ci fosse la possibilità di curare questo dolore, quindi di ritrovare un equilibrio e di puntare in avanti. Terminiamo poi anche con la temperanza, che è una carta di guarigione, appunto, di equilibrio, equilibrio che normalmente è tra mente e corpo, scusate, mente e spirito. Allora abbiamo la carta dell'eremita. Ecco, qui ho come l'idea che vi dicano di non farvi, e Cavaliere di Spade, di non farvi affossare da tutti questi pensieri negativi che potrebbero essere presenti più verso l'inizio del mese, verso la prima settimana, però con l'eremita e la temperanza ho come l'idea di dire non date sempre la colpa a voi, non è che siete sempre voi che sbagliate, non è che siete sempre voi che avete bisogno di cambiare, cioè farsi un lavoro di introspezione per capire se effettivamente il nostro punto di vista è giusto o sbagliato va bene, ma non perché si fa il lavoro di introspezione bisogna sempre pensare che siamo noi quelli sbagliati, cioè arriva un certo punto dove non è più responsabilità nostra. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, vediamo che cosa hanno da dirvi. Comunque, cambi, persone nuove che entrano, se ci fosse qualche relazione legata con il passato ci potrebbe essere qui un ritorno, un cambio inaspettato delle dinamiche, ma vi consigliano proprio di pulire un pochettino tutto quello che è la sfera mentale, la sfera... guardate, le situazioni del passato non si possono cambiare, però quello che si può cambiare è il modo in cui io vivo, percepisco, prendo consapevolezza della situazione del passato. Quindi nel momento in cui io comprendo che una persona si è comportata in una determinata maniera per X motivi, riesco anche a lasciare andare i pensieri di insicurezza, i pensieri di tristezza. Qui è importante fare un lavoro sul dolore. La temperanza è proprio la carta che vi dice di guarire l'equilibrio tra mente, e voi avete tutte queste spade, e spirito, il cuore, cioè le macchinazioni mentali e quello che invece sente il cuore. Macchinazioni perché la mente è contorta. Certe volte, poi soprattutto qui avete anche la carta della luna, quindi è facile vedere solo un certo tipo di realtà, che è un po' quello che vi dice qui con l'otto di spade. Allora, andiamo a vedere un oracolo. Ok, ne abbiamo 3 ragazzi. Ah, addizione, nel senso di dipendenza, qua parla anche di codipendenza, ossessione, possessione, restrizioni, controllo. Ve la metto qua. Queste aspettative degli altri potrebbero essere quelle che vi condizionano.
Se siete consapevoli di essere in una relazione o di avere attitudini in realtà dipendenti o codipendenti, qui si tratta proprio di trovare un equilibrio psicofisico. Cioè, quando una persona è dipendente da qualcun altro, che sia fisicamente, che sia emozionalmente o che sia mentalmente, per uscire da questa situazione è, diciamo, trovare la forza interna. Quindi, se per esempio la manipolazione è mentale o la codipendenza è mentale, informarsi su come funziona la mente, sul perché faccio certi pensieri, sul perché mi viene da reagire così magari. Se la dipendenza è emotiva, capire da dove arrivano i traumi del passato. Qui abbiamo 6 di spade, parla di credenze limitanti inerenti all'infanzia, quindi è una carta di testa di, sì, credenze limitanti, però per qualcuno potrebbe far riferimento anche appunto alle dipendenze emotive. E anche qui è come un aver bisogno dell'altro, perché senza l'altro non ci si sente completi. Non importa chi sia l'altro, una volta che si becca una preda, poi si ripone tutta la nostra speranza lì. Però ecco, diciamo che questo tipo di atteggiamento ci rende, eh, ci fa mettere una maschera, da cui arrivano le proiezioni della luna del sette di spade. Poi abbiamo autoindulgenza e dice proprio che è tempo di guarire, di fare il lavoro delle zone d'ombra. Sì, infatti, è quello che vi dicevo qui. Questa forte introspezione che sentivo, e prima vi ho detto, non è sempre detto che siate voi quelli sbagliati. Perché vi dico questo? E adesso, vedendo anche questa carta, ha più senso. Perché chi è codipendente tende a non essere razionale, a non essere logico, a giustificare sempre e comunque l'altro, pur di mantenere questa codipendenza ehm, attiva, diciamo, no? Non si corre il rischio di, non si vuole correre il rischio di essere abbandonati, quindi si tende a giustificare l'altro anche se ci tratta malissimo. Però non è sempre colpa nostra, quella è un po' l'attitudine in questo caso che succede. E vi dicono di auto-apprezzarvi. Come vi dicevo anche io prima, lavorate sul vostro amor proprio. E poi abbiamo, questo è molto interessante, specchio. Normalmente quando ci si incontra con qualcuno è il nostro specchio, ovvero la persona ci rispecchia, 1 le cose che non abbiamo elaborato dentro di noi, ehm, e ci rispecchia anche il bello che abbiamo dentro di noi, no, quindi si può usare questa tecnica per fare una sorta di autoanalisi. E parla anche qui di introspezione, ma voi sento che già la fate fin troppo. Però un modo per utilizzare lo specchio è proprio: cos'è che mi dà fastidio nell'altro? La gelosia. Perché? Perché io stessa o stesso non mi permetto quel sentimento, non mi permetto di essere geloso, quindi ho un blocco verso di me e mi dà fastidio che l'altro fondamentalmente si senta libero di parlarne. È come un ok, io non riesco a lavorarlo e quindi mi tocca, mi vibra, perché lui invece è geloso e riesce a parlarne, o lei è gelosa e via dicendo. È un'ottima tecnica questo di autoconoscenza, vedere che cosa ci dà fastidio negli altri per capire che cosa non abbiamo lavorato noi di noi stessi. E anche, per esempio, con il disordine, il fatto che ci dia fastidio il disordine di qualcun altro è perché noi stessi non ci permettiamo di lasciarci andare ogni tanto, di essere disordinati. È come non trovare, è come sopprimere una parte e di conseguenza non trovare l'equilibrio. Perché sì, è vero, è giusto vivere nell'ordine, nella pulizia e tutto quanto, ma c'è anche il momento dove si può lasciare andare. Se io quel giorno lì sto male o via dicendo, non mi sento obbligata a fare, per esempio, no? Invece ci sono persone che anche se stanno male devono pulire, perché sennò non stanno bene. È un po' il controllo e lascio andare. Controllo questa cosa, la lavoro e lascio andare. Va bene, andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo per sviluppare l'amor proprio. Amor proprio, carta numero 32. Parlo a me stesso con parole di gentilezza. Io merito amore. Bellissima, ragazzi.
Bene, amici del leone, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un commento, con un like, se avete piacere di supportare il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email per le sessioni individuali oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!